Salute a tutti. Leggiamo dal libro Dolci colline di sangue di Mario Spezzi, pubblicato nel 2006. Era il giorno di una solenne cerimonia, l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nell'aula più grande di cui la magistratura fiorentina dispone erano riuniti quasi tutti i magistrati della zona. Durante una pausa il giudice istruttore Vincenzo Tricomi uscì in un corridoio per fumare una sigaretta e lì incontrò un altro incallito fumatore come me. Chiacchierammo per un po' del più e del meno e poi io, credendo di poter approfittare della circostanza che il magistrato fino a pochi mesi prima si era occupato del mostro, portai lentamente il discorso sul caso. Parlammo del delitto di Montespertoli, l'ultimo, e a un tratto chiesi: ma davvero fu solo per la memoria del maresciallo Fiori che vi accorgeste che le pallottole del 68 erano le stesse degli altri delitti? Ma che, può anche essere che quel maresciallo si sia ricordato del delitto del 68, ma la verità è che ricevemmo un'informazione precisa. Arrivò un biglietto anonimo, scritto in stampatello su un vecchio ritaglio di giornale, che parlava dell'omicidio del 68. Perché non andate a rivedere il processo di Perugia contro Stefano Mere? E dov'è ora quel biglietto? Balbettai. Non c'è più, scomparso. Lo richiesi tempo fa ai carabinieri che lo avevano ricevuto, ma dopo un po' mi risposero che il biglietto non si trovava più. Di quel messaggio nessuno tra gli inquirenti aveva fatto cenno, come se non ci fosse mai stato. La notizia che pubblicai sulla Nazione a qualcuno sembrò inventata, tanto che ai giornalisti che domandarono al giudice Pierluigi Vigna se fosse davvero esistito, la risposta parve una smentita. Agli atti, replicò il procuratore, non esiste alcun biglietto del genere. Io invece mi ero fatto rilasciare una dichiarazione scritta da Tricomi, che ho sempre, con la quale mi confermava la storia. Allora, l'episodio va collocato nel gennaio 1983. Allora, il gennaio è il mese dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Qui si dice che l'ultimo delitto è quello di Baccaiano, per cui il mese è gennaio 83. Io ho cercato di trovare per quanto possibile l'articolo di Spezzi dove Spezzi avrebbe raccontato di questa confidenza ricevuta dal giudice, ma non l'ho trovato diciamo nei mesi successivi, nell'83. E la cosa diciamo lascia un po' perplessi anche perché nel libro che Spezzi pubblicò qualche mese dopo, nell'aprile del 1983, che è questo, Il mostro di Firenze, il primo libro sul caso del mostro di Firenze, primissimo, lui parlò di questo collegamento tra il delitto di Signa e gli altri, ma non parlò assolutamente del biglietto anonimo. Leggiamo. A metà luglio gli inquirenti decidono di tentare una nuova strada. Si tratta di fare un'indagine su tutti i reati commessi prima del 74 in cui è comparsa una beretta calibro 22. Di questa indagine si è sentito parlare, no? Di andare a cercare delitti simili compiuti con una pistola diciamo di calibro 22. È un'idea che sembra pazzesca attraversa la mente di un sottufficiale dei carabinieri la mattina di uno dei primi giorni di agosto. Il maresciallo Francesco Fiore ricorda che nel 68 a Signa, Fiore, c'è sempre il dubbio, Fiore, sappiamo che è Fiori, che nel 68 a Signa una coppia di amanti furono uccisi mentre erano in macchina in campagna. Vero è che il marito della donna fu indicato come il colpevole e fu condannato, ma ricorda il maresciallo, i due amanti furono uccisi con una pistola calibro 22 e l'arma non fu mai ritrovata. Perché non confrontare i bossoli del delitto del 68 con quelli degli omicidi del mostro? Poi prosegue, però diciamo, quello che si può dire è che qualche mese dopo la confidenza ricevuta da Tricomi, che appunto Spezzi raccontò di aver ricevuto questa confidenza, nel libro pubblicato non utilizzò questa confidenza evidentemente, no? Questa può essere una spiegazione. Questa confidenza la utilizzò nel 1988 in Delitti in Toscana e da lì in avanti Spezzi, fino ad arrivare poi, abbiamo letto nel 2006, varie volte reiterò questa notizia. Leggiamo 1988 Delitti in Toscana. Secondo una voce che non ha mai trovato conferma ufficiale, che fu per la prima volta riportata da chi scrive queste pagine,
per cui Spezzi continua praticamente a sostenere di aver scritto sulla Nazione di questa confidenza, in un articolo che però, ripeto, io non ho trovato. Arrivò nel giugno 82 un biglietto anonimo alla caserma dei Carabinieri di Borgo Ognissanti a Firenze. L'autore del messaggio invitava gli inquirenti ad andare a rivedere le carte del vecchio processo d'appello per i fatti del 68. La storia del biglietto anonimo, come si è detto, non è stata mai confermata ufficialmente e tuttavia, per la prima volta, chi scrive può dire quale fonte gliela rivelò: il giudice istruttore Vincenzo Tricomi. E qui Spezzi per la prima volta dice che appunto fu Tricomi che gli raccontò di questo fatto, no? L'anno dopo, eravamo nell'88, adesso siamo nell'89, la sentenza Rotella nella sua sentenza si sentì in dovere di smentire questa voce. Si legge nella sua sentenza: nel 1983 tutti coloro che tra i carabinieri del gruppo di Firenze avevano contribuito alla scoperta del precedente delitto di Signa, che aveva la stessa pistola, sono stati escussi e taluni nuovamente negli anni successivi. Da ultimo, in questo 1989, si è ritornati incidentalmente sull'argomento e ha la possibilità smentita in maniera assoluta dagli accertamenti che la notizia del precedente del 68 fosse stata ottenuta diversamente, per esempio attraverso una confidenza. Analogamente non ha nessun fondamento che sia pervenuto al giudice istruttore dell'epoca, cioè Tricomi, un biglietto anonimo nel quale fosse menzionato in relazione agli omicidi delle coppie il precedente di Signa. In un documento ufficiale come è una sentenza c'è una smentita categorica, cioè il giudice dice che fu indagato, cioè che questa notizia era questa, diciamo così, voce era nota, fu indagato e si giunse alla conclusione che era una voce priva di qualsiasi fondamento. Però Mario Spezzi insistette e si legge in un articolo della Nazione del 2 novembre 1994. Era il giorno dopo la condanna di Pietro Pacciani in primo grado all'ergastolo. In questo articolo si faceva un po' una disamina delle varie lettere anonime. Non è un articolo firmato, l'impressione che si ha è che l'articolo fosse di Mario Spezzi o comunque una emanazione di Mario Spezzi. E si legge in questo articolo: l'anonimo più importante è quello del giugno 1982, di cui non resta traccia. Giunse allora ai carabinieri un biglietto sul quale era scritto: perché non andate a vedere il processo d'appello a Stefano Mele celebrato a Perugia? Ne parlò in maniera estremamente chiara il giudice istruttore Vincenzo Tricomi. Tricomi disse di aver letto quel biglietto e aggiunse che quando lo richiese ai carabinieri di Borgo Ognissanti gli fu risposto: il biglietto è andato smarrito. Ecco, si può notare che fino a qui non si parla di ritaglio di giornale, cosa che invece Dolci Colline di Sangue se ne parla. Ancora qui di ritaglio di giornale non si parla, ma di un biglietto. Arriviamo al 1998, ancora 4 anni dopo, sul libro Toscana Nera Mario Spezzi scrisse: tutte queste citazioni saranno un po' noiose, no? Ma è meglio che vengano fatte perché questa vicenda del biglietto anonimo è una vicenda ancora, diciamo, che ha dato adito a interpretazioni varie, no? Ci sono dei sospetti, dei dubbi dietro sempre. Vediamo di chiarire fino in fondo. Leggiamo quello che scrisse Mario Spezzi in Toscana Nera nel 1998. Siamo in grado di rivelare che gli investigatori furono informati da un biglietto anonimo, probabilmente inviato dal mostro stesso. In quel biglietto, anzi un ritaglio di giornale in cui si parlava dell'uccisione di Barbara Locci e Antonio Bianco, ecco che esce il ritaglio di giornale, era scritto: perché non andate a rivedere il processo d'appello per i fatti del 68 che si svolse a Perugia? Incredibilmente il messaggio custodito nella caserma dei carabinieri di Borgo Ognissanti si perse. La Procura della Repubblica di Firenze negò che fosse mai esistito. Ma il giudice Vincenzo Tricomi, tuttora in servizio, lo ebbe in mano e ci ha autorizzato a confermarne l'esistenza.
Allora, in tutte queste citazioni, no, di questa confidenza che Mario Spezia avrebbe ricevuto da Tricomi, non risulta che furono mai smentite da Tricomi, non risulta. Sembra strano che Mario Spezia avesse continuato a sostenere questa sua tesi, raccontando una cosa che non vera, insomma, con fin dei conti non era un confidente qualsiasi anonimo, era il giudice Vincenzo Tricomi. È difficile credere che avesse raccontato una balla, no? Allora, nel 2006 abbiamo letto che Spezzi parla addirittura di una dichiarazione scritta che gli sarebbe stata rilasciata dal giudice, cosa che negli articoli fino al 1998 non compare, no? Non c'è questa dichiarazione scritta, non compare. Questa dichiarazione scritta comincia a comparire diciamo, per le persone, per gli appassionati, diciamo, per il pubblico. Nella sentenza Micheli del 2010, si legge nella sentenza Micheli: vi è da dire che alla luce di una dichiarazione del dottor Tricomi del 15 gennaio 2002, rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare all'imputato Mario Spezzi, questa perquisizione avvenne il 7 aprile 2006 nell'ambito delle indagini sul depistaggio, famoso depistaggio di cui venne accusato Mario Spezzi. Riprendiamo lo scritto di Micheli. Probabilmente nell'inverno 1982 il maresciallo Fiori si presentò da lui, cioè da Tricomi, con un ritaglio di giornale che riferiva della condanna definitiva del Mele a Perugia e gli chiese se fosse possibile acquisire il procedimento. Ecco, questa dichiarazione inserita nella sentenza Micheli cioè, quando venne letta anche dal sottoscritto, lasciò qualche perplessità, perché qui si parla di una dichiarazione del 15 gennaio 2002, mentre in Dolci colline di sangue si lasciava intendere che questa dichiarazione fosse stata rilasciata a Spezzi nell'immediato. E non si parla di un anonimo, non si parla di un anonimo. Qualche anno dopo il biglietto, il famoso biglietto, è venuto fuori una fotocopia di questo biglietto. Leggiamo: 15 gennaio 2002, effettivamente la data è quella della sentenza, è scritta in sentenza Micheli. In ordine all'episodio di cui mi si chiede, premesso il notevole lasso di tempo sbiadito e incerto ogni ricordo, posso dire di ricordare che presumibilmente nell'inverno 1982 venne il maresciallo Fiore con un ritaglio di giornale di cui ignoro di come e con quale modalità erano venuti in possesso i carabinieri, che riferiva della conferma della condanna in sede definitiva avvenuta a Perugia. Mi chiese se era possibile acquisire il processo e io lo ritenni del tutto possibile. Firmato Vincenzo Tricomi. Come si vede, allora ci sono delle imprecisioni, no? Vabbè, però Tricomi dice che il suo ricordo potrebbe essere sbiadito. Non era l'inverno 82, ma era l'estate 82. E poi, e soprattutto, non si parla di informazione anonima, cioè dice Tricomi che Fiori andò da lui con un ritaglio di giornale, che però non sapeva come se l'era procurato. La cronaca di questa vicenda del biglietto, diciamo la cronaca della ricerca di informazioni su questo biglietto, no? Di cercare di capire cosa c'era dietro questa notizia del biglietto anonimo, prosegue e il 25 agosto 2011 venne pubblicata un'intervista al giudice Tricomi nel portale cronacanera.it, cncronacanera.it, a firma, c'è un'intervista ottenuta da Paolo Cochi. Paolo Cochi è un noto documentarista che da anni si occupa di questa vicenda e che, dobbiamo dire, a quello che ne so io, è diciamo, a livello di sua idea di chi fosse stato il mostro, pensa che il mostro avesse agito anche nel 68, che nel 68 ci fossero stati i sardi a uccidere la coppia. Devo precisare che dopo quel delitto, questo è Tricomi che parla, Baccaiano, fui io personalmente a disporre l'invio di fonogrammi ai vari comandi dei carabinieri e polizia di ricerca per eventuali casi di duplice omicidio con modalità simili. Cioè qui si ritorna al discorso che avevamo già visto in un trafiletto di Spezzi, in cui Tricomi avrebbe chiesto ai carabinieri e alla polizia di indagare su eventuali altri omicidi simili a quelli del mostro. Un giorno venne il maresciallo Fiori con un vecchio articolo di giornale
inerente il caso del delitto del 68, chiedendomi se sarebbe stato opportuno approfondire la questione. Ovviamente disposi il recupero del fascicolo che stava a Perugia e il maresciallo se ne occupò assieme al colonnello Olinto dell'Amico. Ecco, qui un'altra Tricomi ricorda male perché probabilmente questo fascicolo non stava a Perugia ma stava a Firenze, non l'abbiamo già visto l'altra volta. 2 anni dopo, nello stesso portale, il 21 febbraio 2013, venne riportato il contenuto di un verbale in cui il maresciallo Fiori dichiarava a Canessa e a Rotella dichiarava diciamo, la sua versione di questo ricordo. Il verbale è del 28 novembre 1986. Dovrebbe trattarsi di uno degli interrogatori di quali parlò Rotella nella sua sentenza, no? Nelle sue indagini su questa segnalazione anonima. Sentiamo cosa dice il maresciallo Fiori. Dal 60 al 69 prestavo servizio a Signa, presso la tenenza dei Carabinieri. Nel settembre-ottobre del 69 sono passata alla Compagnia di Firenze fino al 74 e successivamente tornai a Signa fino al 79 e poi di nuovo a Firenze fino al congedo avvenuto il 27 maggio 1986. Avevo seguito il caso sul delitto di Signa accompagnando il maresciallo Ferrero all'istituto dove era ospitato il bambino Natalino Mele. Nei giorni dell'omicidio non ero presente a Signa perché in ferie. Questo spiega perché negli atti di Signa il maresciallo Fiori non risulta presente, no? Cosa che fece pensare a Nino Firastò che addirittura che la figura di questo maresciallo fosse una figura inesistente. No, cioè lui, queste sono le sue dichiarazioni, era in quel periodo a Signa, solo che al momento del delitto era il 22 agosto, era in ferie. Però poi collaborò con Ferrero per andare a trovare Natalino, eccetera, eccetera. Dopo il delitto del 1982, parlando con l'appuntato Piattelli Ugo, che era in servizio a Signa nel 68, venne fuori il ricordo del duplice omicidio del 68. Più precisamente ricordammo che in quella località fu compiuto un duplice omicidio ai danni di una coppia di amanti, in atteggiamenti amorosi in auto con un'arma da fuoco. Ecco, come si vede, è vero, come aveva dichiarato Rotella nella sua sentenza, che il Fiori dichiarò appunto che quel biglietto non era esistito, cioè che si era lui ricordato di questo delitto. In quello stesso articolo del portale cronacanera.it di quel quando era 21 febbraio 2013 è presente un'intervista ottenuta da Cochi all'allora appuntato Ugo Piattelli. Confermo l'episodio descritto dal maresciallo Fiori, evidentemente Cochi aveva letto a Piattelli questo verbale. E ricordo che avemmo una discussione circa l'anno dell'omicidio. Lui ricordava il 64, mentre io sostenevo che si trattava del 68. Assieme ci recammo dal colonnello dell'Amico che seguiva le indagini, il quale rinvenne un fascicolo personale. Non so a quale persona implicata nella vicenda appartenesse. Dell'Amico informò subito il giudice istruttore dottor Tricomi, che dapprima contattò il perito balistico dell'epoca e poi fece richiesta alla cancelleria della Corte d'Appello di Perugia e successivamente a quella di Firenze per l'acquisizione degli atti processuali. Allora, qui c'è da dire che non si parla del ritaglio di giornale del quale invece parlò il giudice Tricomi, no? 2 anni prima, sempre a Cochi, aveva raccontato di questo ritaglio di giornale, di questo articolo di giornale. Però, diciamo, può essere che questo articolo di giornale fosse stato recuperato, e qui Piattelli dice che dell'Amico andò a prendere un fascicolo di una persona che era stata implicata in questa vicenda del delitto del 68, magari l'articolo di giornale era lì, Fiori lo prese e poi lo portò al giudice Tricomi. Questo potrebbe spiegare la mancanza dell'articolo di giornale nei ricordi di Ugo Piattelli. Allora, quando uscì fuori questa intervista, sembrava che avesse messo una pietra tombale su queste, diciamo così, voci che parlavano di una segnalazione anonima
che aveva aveva contribuito a far collegare il delitto di Signa con gli altri. Però diciamo che c'erano tanti elementi che facevano pensare che il racconto di Ugo Piattelli non fosse proprio esatto, no? Magari non perché l'aveva voluto raccontare in modo diverso, magari perché non se lo ricordava, chi lo sa, però insomma che ci fosse qualcosa di diverso. Allora, ricordiamoci quello che aveva scritto Rotella riguardo la scoperta di questo legame. Nella sua sentenza Rotella scrisse che intorno al 20 di luglio del 1982 il fascicolo Mele era sul tavolo di Tricomi. Guarda caso, quel 20 luglio 1982 comparve sulla Nazione un trafiletto che diceva questo: un appello è rivolto dal comando del nucleo investigativo dei carabinieri di Borgo Ognissanti a una persona che ha dato più volte il suo contributo anonimo all'indagine sui delitti del maniaco perché si rimetta in contatto con loro. L'uomo che nella sua ultima lettera si è firmato un cittadino amico e che ha scritto 3 volte affermando di non rivelare la sua identità per non essere preso per mitomane dovrebbe fornire di nuovo la sua collaborazione, magari anche solo telefonando al nucleo investigativo. Allora, c'è questa concomitanza di date tra il momento in cui il giudice Tricomi avrebbe avuto il fascicolo Mele sul suo tavolo e questo appello irrituale dei carabinieri a un anonimo. È irrituale perché io non lo so se andando a cercare negli articoli di giornale se ne trovano altri, ma non credo che sia così facile trovare un appello che i carabinieri mettono sul giornale a un anonimo che ha scritto loro, no? È una cosa assolutamente irrituale. Ora, che i due eventi non siano collegati è molto molto difficile, però si è tentato di escludere che questo appello contenuto sulla Nazione riguardasse il collegamento del delitto di Signa con i successivi, andando a recuperare una storia di 3 lettere anonime che vennero scritte da un personaggio che è probabilmente un mitomane, e questa storia è contenuta nello stesso libro del 1983 di cui abbiamo letto il trafiletto precedente, di Mario Spezzi. Allora, questo tizio scrisse queste 3 lettere anonime suggerendo agli inquirenti di andare a cercare il mostro con delle assurdità, insomma, disse che il mostro o era una donna o era un prete, raccontò un po' di cose. Nell'ultima di queste 3 lettere si impegnò in un giochino, diciamo così, di tipo enigmistico. Leggiamo quello che si legge su questo libro, sul libro di Spezzi. Poi arriva la 3ª lettera e in essa l'amico che capisce il mostro, così si era definito, non si dilunga a cercare soluzioni agli enigmi dei passati delitti del maniaco, ma guarda a quelli futuri. L'assassino si appresta a colpire ancora, ma lo fa seguendo uno schema, un piano folle preparato a tavolino. Se si riesce a capire la logica sulla quale sono stati costruiti i 3 precedenti omicidi, sostiene l'autore delle 3 lettere, dovrebbe essere facile capire gli sviluppi successivi e forse catturare il mostro che inconsciamente vuole farsi prendere. Secondo la lettera, a guidare gli investigatori in questa indagine devono essere i nomi dei luoghi degli omicidi. Con le iniziali di quei posti l'assassino sta cercando di formare una parola. Ebbene, il primo posto è Borgo San Lorenzo, quindi si deve ritenere la lettera B. Il secondo è Scandicci? No, Via dell'Arrigo, quindi A. Il terzo è Calenzano? No, il Campo delle Bartoline, ancora B. Il mozzicone di parola finora composto è Bab. Per l'autore della lettera la parola che ha in mente l'assassino è Babbo, la persona che per qualche oscuro episodio è la causa della sua follia e della sua miseria morale. Il mostro quindi si appresterebbe a colpire ancora 2 volte, in luoghi i cui nomi cominceranno con le lettere B e poi O. La prossima volta sarà in B.
Come se ritenesse anche troppo numerose le informazioni date, l'amico che capisce il mostro non scriverà più. Allora c'è da dire che la lettera B l'anno dopo comparve in Baccaiano, no? Però insomma è chiaro che al di là di questi trucchi enigmistici che poi altri avrebbero ripreso, poi vedremo anche personaggi diciamo noti, non anonimi, questa storia di questa questione enigmistica, insomma, non è possibile che gli inquirenti avessero fatto appello a un cittadino che aveva scritto queste cose, cioè è una cosa da non credere. A parte che queste lettere erano state scritte fino prima del delitto di Montespertoli, prima del delitto di Baccaiano, perché l'ultimo era appunto quello di Calenzano. Direi che ritenere che quel trafiletto di richiesta a questo anonimo di mettersi in contatto con i carabinieri a fronte di queste cose che avrebbe scritto questo anonimo non è da credere, insomma non c'entra niente, non è... No, semmai questo appello dei carabinieri è da collegare con il collegamento tra il delitto di Signa e i successivi, come ipotizzò il noto De Gotia, ricordiamo il suo vero nome, Stefano Galastri, che scrisse vari documenti su vari argomenti relativi alla vicenda del mostro. Questo si chiama La notte del cittadino amico, mi pare, sì. La notte del cittadino amico, dove De Gotia va a recuperare questo trafiletto che era lì dimenticato, no? Almeno anche nelle discussioni non era stato, insomma nessuno se lo ricordava. Recuperò questo trafiletto e su questo trafiletto fece una certa ricerca che è leggibile nel suo documento, e lui ritiene, e De Gotia ritiene che effettivamente questo appello al cittadino amico si riferisse all'informazione relativa al collegamento tra i delitti. Allora, diciamo che ritorniamo al discorso della coincidenza di date. Allora, la coincidenza di date è veramente troppo, cioè che intorno al 20 di luglio Tricomi avesse avuto il fascicolo sul tavolo e quello stesso giorno ci fosse stato questo trafiletto, questo appello al cittadino amico, cioè sono collegati. Vediamo di capire come potrebbe essere avvenuto questo appello, no? Il contesto di questo appello. Allora, fortunatamente, in tempi non troppo lontani, è emerso il documento con il quale Tricomi richiedeva al Tribunale di Perugia il fascicolo del processo Mele, che è un documento che i suoi uomini, i carabinieri, portarono là a Perugia appunto per chiedere questo fascicolo. Leggiamo. È datato 17 luglio 1982, cioè 3 giorni prima dell'appello al cittadino amico. Oggetto: omicidi di varie coppie avvenuti nel circondario di Firenze negli anni 74, 81, 82. Per motivi di giustizia attinenti alle indagini in corso sugli omicidi in oggetto indicati, prego trasmettermi con massima urgenza e possibilmente tramite sottufficiale del reparto operativo Carabinieri di Firenze, latore della presente, cioè lo voleva subito, insomma, questo fascicolo, il fascicolo relativo al duplice omicidio di Barbara Locci nei Mele e Antonio Lo Bianco, avvenuto il 22 agosto 1968 in Agro di Signa, e per il quale è stato processato Mele Stefano. Tale giudizio in sede d'appello è stato celebrato presso codesta Corte d'Assise d'appello a seguito di remissione della Corte di Cassazione, che aveva annullato la sentenza emessa nello stesso grado dalla Corte d'Assise di Firenze. Tale giudizio di remissione è stato celebrato presumibilmente nel 72-73, in quanto la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna della Corte d'Assise d'Appello di Firenze nella prima decade del febbraio 1972. In uno al procedimento mi si vorrà trasmettere anche il corpo di reato, onde effettuare le comparazioni balistiche tra i bossoli repertati in occasione dell'omicidio Locci Lo Bianco con quelli repertati nei duplici omicidi commessi in Firenze e in oggetto indicati.
Apriamo una parentesi, come si vede il giudice chiese anche il corpo di reato, bossoli e proiettili. Ecco, non risulta da questa sua richiesta che temesse che questi bossoli e questi proiettili fossero stati distrutti, il che fa pensare che queste regole che esistevano, e non c'è dubbio che esistessero, probabilmente era più facile che non venissero seguite piuttosto che il contrario. Ma ritorniamo al discorso di questo biglietto anonimo, no? Quello di cui stiamo discutendo. Allora, di questo appello, ecco, l'appello al cittadino amico. Allora, supponiamo perché il 18 mattina credo il tenente colonnello Olinto Dell'Amico e il maresciallo Fiori, naturalmente su una macchina, su una gazzella dei carabinieri guidata da una carabiniere, insomma, saranno andati a Perugia. 2 ore sono un paio d'ore, sono 150 chilometri. Diciamo che supponiamo che Tricome avesse scritto questo documento il 17 pomeriggio, 17 sera, questi il giorno dopo andarono a Perugia. Supponiamo che a Perugia ci fosse stato tutta una ricerca in qualche archivio polveroso e alla fine il fascicolo mele non venne trovato. Però ci sarà stato un registro dove era scritto che era stato, come risultò poi dalla nota che venne messa dietro questo documento, mi sembra il 1 aprile 74 era stato rinviato a Firenze. E a quel punto insomma, i carabinieri che erano lì avranno telefonato al giudice, che avrà iniziato subito, vista l'importanza della cosa, no? E avrà subito fatto iniziare le ricerche al Tribunale di Firenze. Supponiamo pure che magari il tribunale era chiuso, va bene, avrà fatto, queste ricerche saranno partite il giorno dopo e siamo al 19, il giorno dopo 19. Insomma, nell'arco della mattinata sarà stato trovato questo fascicolo? Io direi di sì, cioè in tempo per telefonare al giornale La Nazione e far pubblicare il giorno dopo, il 20, questo appello del cittadino amico. Cioè tutto questo discorso io l'ho fatto perché si è tentato di, anche attraverso questa strada, no, del fatto che le date non coincidevano, di scindere l'appello al cittadino amico dalla segnalazione di questo biglietto anonimo di cui stiamo parlando, insomma. Allora, diciamo che la vicenda di questa segnalazione anonima, diciamo non tanto la vicenda della segnalazione anonima, quanto quella delle notizie che via via sono emerse, delle quali si è discusso su questa segnalazione anonima, continua. La vedremo al prossimo video, dove ci saranno degli elementi che andranno a chiarire un po' di più questo mistero, no? Questo mistero di questa segnalazione anonima. Per il momento vi saluto.